Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questa bellissima piastrella, davvero tanto facile da fare, indicata per più utilizzi. Si può usare più piccola, metterla insieme ad altre, realizzare una maglia, un poncio, un bordo. Si può fare più grande, una maglia con due pannelli, uno davanti e uno dietro, unire insieme, oppure due pannelli per rivestire una scocca di juta e fare una borsa. Potete farla monocolore, potete usare più colori, potete fare piastrelle di diversi colori, abbinarle insieme, insomma tutto quello che vi suggerisce la vostra fantasia. Questo tipo di piastrella è veramente molto adatta per tutte queste cose. Vi lascio la spiegazione della piastrella. Iniziamo la nostra piastrella facendo 6 catenelle che andremo a chiudere a cerchio con un punto bassissimo. Dopodiché saliamo con 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto. E andremo a fare in questo piccolo cerchio altri 23 punti alti per un totale di 24 comprese le 3 catenelle iniziali. Quindi prendo il filo, entro nel cerchiettino formato dalle 6 catenelle e vado a fare il punto alto, e così finché siamo arrivati ad un totale di 24. Ci vediamo quando ho finito i 24 punti. Fatti i miei 24 punti alti, vado a chiudermi con un punto bassissimo nella terza catenella partendo dal basso, nelle catenelle iniziali del giro. Ora ripeteremo la stessa operazione, solo che separeremo da una catenella, quindi facciamo 3 catenelle che saranno il nostro primo punto alto, una catenella di separazione, prendo il filo, entro nel punto alto successivo, una catenella di separazione, entro nel punto alto successivo, faccio un punto alto, una catenella di separazione, entro nel punto alto che viene dopo, faccio un punto alto. Praticamente lavoreremo tutti i 24 punti con un punto alto e una catenella di separazione. Ho terminato la mia sequenza di punti, adesso vado a chiudermi con un punto bassissimo, sempre sulla terza catenella partendo dal basso, delle 3 catenelle di inizio giro. Dopodiché cammino con un punto bassissimo nello spazio successivo e faccio una catenella che andrà a sostituire il nostro primo punto basso. Dopodiché aggiungo 5 catenelle di separazione. Salto un archetto di base, entro in quello successivo con un punto basso. Faccio ancora 5 catenelle di separazione. Salto un archetto di base, entro in quello dopo, faccio un punto basso. Di nuovo 5 catenelle. Salto un archetto di base, entro in quello successivo, faccio un punto basso e andremo a lavorare tutto il giro in questa maniera. Arrivato al penultimo archetto, andremo a chiudere il giro in questa maniera. Facciamo 2 catenelle, prendo il filo, entro nella prima catenella, quella che sostituisce il primo punto basso, e faccio un punto alto. Dopodiché rientro così nello stesso archetto, faccio un punto basso e questo sarà il nostro primo punto del giro. Dopodiché vado avanti con 5 catenelle, entro nell'archetto successivo con un punto basso, faccio ancora 5 catenelle, mi sposto nell'archetto che viene dopo, faccio un punto basso, dopodiché faccio 5 catenelle, rientro nello stesso archetto e faccio un punto basso. Questo sarà il nostro angolo, perché poi la piastrella diventerà quadrata. Faccio di nuovo 5 catenelle,
vado nell'archetto successivo, punto basso, 5 catenelle, mi sposto nell'archetto che viene dopo, punto basso, 5 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo, punto basso, 5 catenelle, rientro nello stesso archetto di base, punto basso, e abbiamo fatto l'altro angolo e sono 2. Riparto con le 5 catenelle, mi sposto nell'archetto successivo, punto basso, 5 catenelle ancora, mi sposto nell'archetto dopo, punto basso, 5 catenelle, vado a fare l'angolo, quindi entro nell'archetto successivo, punto basso, 5 catenelle e rientro, punto basso, e gli angoli sono diventati 3. 5 catenelle, vado nell'archetto successivo, punto basso, 5 catenelle, rientro nell'archetto, mi sposto nell'archetto dopo, punto basso, 5 catenelle, vado avanti di un archetto, punto basso, 5 catenelle e rientro nello stesso archetto con un punto basso. Vado a fare le ultime 5 catenelle, entro nel punto basso con il quale abbiamo iniziato il giro e chiudo con un punto bassissimo. Così abbiamo ottenuto il nostro quadrato. Arrivati a questo punto, con un punto bassissimo ci spostiamo nell'archetto successivo. Dopodiché saliamo con 3 catenelle che sarà il nostro primo punto alto, che saranno il nostro primo punto alto. Rientro e faccio altri 3 punti alti per un totale di 4. Una catenella di separazione, entro nell'archetto successivo e faccio 4 punti alti. Una catenella di separazione, vado nell'angolo e lavoro 4 punti alti, tre catenelle, rientro nello stesso archetto di base e vado a fare gli altri 4 punti alti. Questo sarà il nostro angolo. Faccio la mia catenella di separazione, mi sposto nell'archetto successivo, vado a fare i miei 4 punti alti. Catenella di separazione, mi sposto nell'archetto dopo e faccio i miei 4 punti alti. Praticamente lavoreremo in questa maniera, 4 punti alti per ogni archetto che troviamo separati da una catenella. Quando entriamo nell'archetto dell'angolo facciamo 4 punti alti, 3 catenelle, 4 punti alti, così per tutto questo giro. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine. Ho fatto l'ultimo angolo,
vado ad aggiungere la mia catenella di separazione, entro nell'ultimo archetto utile e lavoro 4 punti alti. Dopodiché vado nella terza catenella partendo dal basso, senza aggiungere catenelle a questi 4 punti alti, vado nella terza catenella partendo dal basso e faccio un punto basso. Questo ci permetterà di iniziare il giro direttamente qui dove siamo adesso, quindi rientro nello spazio creato tra i gruppi di 4 punti alti con un punto basso. Questo sarà il nostro primo punto del giro. Dopodiché vado a fare le 5 catenelle, salto questi 4 punti alti e entro nello spazio formato dalla catenella con un punto basso, 5 catenelle, salto i 4 punti alti, entro nello spazio con un punto basso, faccio ancora le mie 5 catenelle, entro nell'angolo e faccio un punto basso, 5 catenelle, rientro nello stesso angolo di base, faccio un punto basso, 5 catenelle, vado nello spazio formato dalla catenella tra i gruppi di 4 punti alti e faccio un punto basso e dopodiché vado avanti a lavorare tutto il giro in questa maniera. Ci vediamo quando sono arrivata alla fine del giro. Sono arrivata all'ultimo archetto di 5 catenelle e vado a chiudermi con un punto bassissimo nel punto basso iniziale. Dopodiché mi sposto col punto bassissimo nell'archetto e vado a fare il lavoro che abbiamo fatto in questo giro, quindi saliamo con 3 catenelle, dopodiché vado a riempire l'archetto con altri 3 punti alti per un totale di 4. Una catenella di separazione, mi sposto nell'archetto dopo, vado a fare i miei 4 punti alti, faccio ancora una catenella di separazione, mi sposto nell'archetto dopo, faccio i miei 4 punti alti, una catenella, vado nell'angolo, faccio 4 punti alti, tre catenelle e 4 punti alti nello stesso archetto di base. Una catenella e vado avanti a lavorare facendo 4 punti alti per ogni archetto utile. Quando arriveremo nell'angolo faremo 4 punti alti, 3 catenelle e 4 punti alti nello stesso angolo e ripeteremo il lavoro fino alla fine del giro. Dopodiché potete ingrandire la piastrella a vostro piacimento, quindi se decidete di chiudere farete una catenella e vi chiuderete al giro, altrimenti entrerete come abbiamo fatto in precedenza, alla fine del giro entrerete nella catenella dove bisognerebbe chiudere il giro con un punto basso, si riparte con un punto basso e si replica il giro di archetti. In questa maniera potete andare avanti ad ingrandire la piastrella come volete. Ho terminato la mia piastrella, ho alternato soltanto 2 volte i giri di catenelle e punti alti, catenelle e punti alti e mi basta così. Voi la potete ingrandire come volete per fare
qualsiasi cosa, si possono fare dei cuscini, delle borse da applicare sulle scocche di juta, delle maglie fatte con 2 piastrelle maxi o più piastrelle, magari più piccola, unite tra di loro, più piastrelle, più colori, giocare magari con i colori nella piastrella stessa. Insomma, da lanciare la propria fantasia, tutto quello che la vostra fantasia vi detta. E con oggi il video è finito. Spero tanto di avervi dato un'idea in più e se volete fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Se vi è piaciuto il video lasciatemi un like e condividete. Inoltre vi invito ad iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto ed attivare la campanellina che vi avviserà per ogni novità che pubblicherò. Nel box informazioni, tra l'altro, vi lascio il link di tutti i miei social. Se volete vi aspetto anche lì. Ciao a tutti e al prossimo video.